Storytime, Evoluzione Radio. Buongiorno a tutti e bentornati su Storytime. Io sono Alessandro e sono pronto anche oggi a raccontare una nuova storia. Oggi sono in compagnia di Luca Priore che ci racconterà un po' che cos'è MF Food Solutions e come è nato. Prima di presentarvi il mio ospite io vi ricordo le nostre pagine social, quindi la pagina Facebook Storytime Official e quella Instagram Storytime_ufficiale. Ma senza ulteriori indugi, Luca, benvenuto a Storytime. Grazie, buona serata. Come stai, Luca? Tutto bene, sì. Oh, tutto bene. Allora, Luca, partiamo un po' dalla base. Raccontami un po' e racconta anche a chi ci ascolta come è nata effettivamente ME Food Solutions. Allora, ME Food Solution, ovvero Millennium Engineering, è il nome dell'azienda. ME Food Solution è un marchio che abbiamo creato successivamente. Nasce nel 96 alla fine di un percorso di studi. Io mi sono laureato in ingegneria meccanica a Padova, mia sorella in lingue straniere, sempre a Padova, per cui finita questa esperienza ci siamo guardati e abbiamo cercato di capire cosa fare. L'entusiasmo che avevamo e che abbiamo ancora tutto sommato ci ha portato a fondare un'attività da zero. Praticamente siamo partiti senza aver nulla e giorno dopo giorno con tanti sacrifici siamo riusciti a far crescere sempre di più questa attività, superando anche molti ostacoli. Oggi alla fine contiamo 50 dipendenti, 2 sedi qua in Italia, una appena aperta nuova nell'Alta Padovana, una l'abbiamo in Russia, Ok. una città che si chiama Voronezh, e adesso stiamo cercando di aprire una filiale, anche un ufficio sempre nostro legato a noi negli Stati Uniti, nella zona della North Carolina, Charlotte. Ok, perfetto. Senti Luca, ti va di raccontarmi un po' quali sono secondo te i vostri punti di forza? Allora, i nostri punti di forza: noi lavoriamo nel settore alimentare, e quindi spiego un po' cosa facciamo, sì. Qual è la nostra attività, ovvero dal 1996 fino al 2010 ci siamo sempre occupati di lavorazioni contro terzi di acciaio inossidabile, quindi abbiamo sempre costruito per altri particolari di cucine industriali, top di abbattitori, porte di frigoriferi, porte di forni, tutti i particolari che si vedono all'interno di cucine industriali. 2008-2009 è nata una profonda crisi, tutto si è ridimensionato e a quel punto io ho vissuto un'esperienza come dipendente all'interno di un'azienda che mi ha stimolato a pensare a un prodotto nuovo nostro, che praticamente è la costruzione, il food processing, sì, ovvero certo, il trattamento dei prodotti alimentari che tutti noi compriamo nei banchi frigo o nei supermercati, nelle panetterie. Quindi siamo partiti e abbiamo studiato un sistema, un nastro che fa i suoi percorsi all'interno di ambienti studiati e progettati per mantenere determinate temperature, in modo che alla fine carichiamo il prodotto all'ingresso, all'uscita in continuo il prodotto diventa surgelato, quindi a meno 18 gradi al cuore, oppure raffreddato, lievitato, come sono ad esempio i croissant, o pastorizzato come tanta roba che mangiamo, che compriamo, i tortellini ad esempio. Come progetti poi in futuro abbiamo in mente dei forni, stiamo raggiungendo anche temperature importanti, quindi vedremo un po' se riusciamo a portarci avanti. Esatto. Quindi, tornando alla domanda, quindi i punti di forza, quello che secondo noi sono i nostri punti di forza è customizzare il prodotto il più possibile,
Cioè, a differenza dei nostri competitor magari del nord Europa, che sono molto rigidi nella loro costruzione, nelle loro idee, noi cerchiamo di assecondare proprio le esigenze del cliente e quindi riuscire a rimanere all'interno di determinati spazi, raccogliendo il prodotto da qualsiasi punto, restituendolo in qualsiasi punto il cliente voglia, ovvero cerchiamo di ottenere questo. Un altro punto di forza è che noi poniamo molta attenzione a quello che è l'hygienic design, ovvero oggi e sempre di più quello che mangiamo deve essere trattato in modo corretto e nella forma più, tra virgolette, igienica, nel senso deve essere pulito. Perciò, malgrado le difficoltà, abbiamo deciso di usare sempre profili più possibile circolari. Perché nei profili circolari è più difficile che si depositi lo sporco. Se pensiamo ad esempio, mi viene in mente la pinza, che è un prodotto che va tanto di moda in questo periodo, ha molta farina nella parte superficiale. Quando viene introdotta all'interno di una cella di raffreddamento ci sono i ventilatori che raffreddano e muovono una bella quantità di questa farina, che poi se trova delle superfici piane, piatte, orizzontali, si ferma, si deposita, e da là poi si innescano effetti di batteri, muffe, cose che non vanno bene. Perciò abbiamo deciso invece noi al contrario di usare profili toni che sono molto più difficili da lavorare, ma garantiscono al cliente e al consumatore finale magari un risultato di qualità superiore. Altri punti di forza che abbiamo costruito una squadra alla fine giovane, di persone giovani, molto innovative, molto dinamiche, propositive, positive, e quindi sempre con idee nuove, sempre con apporti nuovi di personali anche, che riguardano la costruzione di queste macchine che facciamo. Perfetto. Io saluto anche tutti voi all'ascolto, ci sentiamo a una prossima intervista, sempre qui negli studi in Padova, in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. Salve. Storytime. Evoluzione Radio.